Ciao a tutti compagni di filo, io sono sempre Anna e oggi facciamo un tutorial che molti me l'hanno richiesto di una base in fettuccia rotonda. Quindi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno della fettuccia. Questa fettuccia che sto utilizzando per fare questo video non è in cotone fermo, è un 80% cotone e un 20% di elastico. Non è proprio elastico. In questo modo, con questo tipo di fettuccia, che non è neanche molto spessa, è un 2 cm, la nostra base diventerà rigida, verrà rigida e perfettamente rotonda. Io utilizzerò un uncinetto numero 7 mm, che è l'ideale per questo tipo di fettuccia. Da dove vediamo che è ideale per questo tipo di fettuccia? Lo vediamo agganciando la fettuccia. Se l'uncino contiene tutto il filo, vuol dire che va bene l'uncinetto. Perché magari vi domanderete: ma quale tipo di uncinetto devo andare a utilizzare? E voi vi potete regolare in questo modo. Se ad esempio mettiamo un uncinetto 5,5 mm e lo andiamo a mettere sull'uncinetto, vediamo che non ci sta. Si copre tutto l'uncino dell'uncinetto, quindi dobbiamo fare attenzione a questo. Quando la fettuccia entra nel gancio, nell'uncino, allora l'uncinetto va bene. Questo vale per tutti i tipi di filato. Iniziamo il vero e proprio tutorial. E allora cominciamo con un anello magico. L'anello magico, mettiamo il filo con l'inizio verso il basso, su 2 dita incrociamo la fettuccia in questo modo e la teniamo così. Vi faccio rivedere, soprattutto per i principianti. Ok, il filo verso il basso, ne lasciamo un pochettino, su 2 dita incrociamo la fettuccia in questo modo e poi con l'uncinetto passiamo sotto al primo filo e il secondo lo agganciamo e lo portiamo in avanti facendo così, in questo modo. E adesso andiamo a fare il punto basso, il primo. Qui andremo a lavorare anche se ancora il punto basso non è finito. È finito quando faremo il secondo. Vedete? Questo è il punto basso. Ma qui ce ne sono 2, il primo e il secondo. Quindi ne facciamo ancora un altro. E sono 2, 3, 4 e 5. Ok, qua ci sono i punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e l'ultimo che è qui nascosto e sono 6. Adesso prendiamo questa codina, io la chiamerò sempre codina, e tiriamo e chiudiamo il primo giro. Tiriamo ancora finché non si chiude il cerchietto attorno qua al centro. Quindi a questo punto dobbiamo chiudere il giro. Come lo chiudiamo? Lo chiudiamo
tirando su l'asola che abbiamo sull'uncinetto, andiamo nel primo punto, questo punto qui, questo lo prendiamo da qui, così, agganciamo il filo che avevamo sull'uncinetto e lo portiamo dietro in questo modo, così. A questo punto andiamo sul nostro primo punto, usciamo l'uncinetto e andiamo sul nostro primo punto basso che si trova qui nascosto. Vedete? È qui. Quindi noi dobbiamo entrare al centro del nostro punto basso, proprio quello dell'inizio. Vedete? Così. Poi che cosa facciamo? Con il filo lo portiamo avanti in questo modo. Qui abbiamo l'asola, la agganciamo, filo sull'uncinetto e qui c'è il nostro primo punto basso. Vedete? Ora nel secondo giro, su ogni punto basso che abbiamo a disposizione dobbiamo fare un aumento. Quindi su questo primo che abbiamo fatto, nello stesso punto basso ne dobbiamo fare 2. Ok, e sono 2, 1 e 2. Nel secondo andiamo a fare la stessa cosa. 1, nello stesso punto il secondo. E così via su ogni punto basso centrato. Ricordatevi che non dobbiamo lavorare così, ma dobbiamo lavorare al centro di ogni punto basso. Questo si chiama punto basso centrato, quindi al centro, punto basso il primo, nello stesso punto il secondo. Andiamo a lavorare l'altro punto basso che è qui, quindi al centro. Vedete, anche dietro al centro, l'uncinetto esce al centro, facciamo il punto basso e un altro ancora. Vedete? Ok, il prossimo, sempre al centro, vi faccio vedere anche dietro. 1 e 2. Ci rimane l'ultimo, sempre al centro, facciamo 1 e 2 e abbiamo completato l'aumento e il giro. Andiamo a contare: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Per essere perfetto devono essere 12 nel secondo giro. Quindi chiudiamo adesso il giro come abbiamo fatto nel primo. Tiriamo sull'asola, prendiamo il punto così, così, agganciamo il filo e lo portiamo indietro, così.
accorciamo un po' perché l'asola è molto lunga, così. Mettiamo l'uncinetto al centro del punto, così. Carichiamo, prendiamo l'asola dietro e usciamo il punto, così c'è il primo punto basso. In questo terzo giro come ci dobbiamo comportare? Facendo sempre degli aumenti, però nel posto giusto. Quindi qui vedete che ci sono due aumenti nello stesso punto. Abbiamo fatto il giro precedente, abbiamo fatto un aumento nello stesso punto. Nel secondo, nel primo facciamo il singolo, nel secondo facciamo un aumento, sempre centrato, 1 e nello stesso punto 2. Quindi tutto il giro sarà uno singolo e un aumento, uno singolo, vedete l'aumento sotto, uno singolo e un aumento, uno singolo e un aumento, uno singolo e un aumento, sempre così. Quindi vi faccio vedere ancora una volta. Nel primo facciamo il punto basso singolo e nel secondo facciamo l'aumento, 1 e 2 nello stesso punto. Ecco qua, per tutto il giro dobbiamo fare così, sempre la stessa cosa, lo stesso giro, uno singolo e un aumento. Sono arrivata alla fine del giro e chiudiamo sempre allo stesso modo, tirando su, mettiamo l'uncinetto in questo modo, agganciamo l'asola, tiriamo fuori così, stringiamo un po' e poi nel punto basso che abbiamo fatto, il primo punto basso che abbiamo fatto del giro, prendiamo, agganciamo la fettuccia, prendiamo l'altra asola così, carichiamo e usciamo il filo e facciamo il primo punto basso. Quindi siamo arrivati al quarto giro. Questo quarto giro come lo facciamo? Allora, nel primo facciamo un singolo, un punto basso singolo, nel secondo un punto basso singolo, cioè ogni giro adesso dobbiamo aumentare, nel senso punto basso singolo e un aumento, e nuovamente punto basso singolo e un aumento per tutto il giro. Quindi punto basso singolo, secondo punto basso, e adesso vedete che qua c'è l'aumento nel secondo, cioè nel secondo punto dell'aumento ci verrà sempre l'aumento, 1 e 2, singolo singolo e aumento. E faremo così per tutto il giro, singolo singolo aumento, singolo singolo aumento. Sono arrivata alla fine del 1 2 3 4 quarto giro e chiudiamo sempre allo stesso modo. Allunghiamo l'asola, l'agganciamo sull'uncinetto, portiamo dietro,
accorciamo un po', così, e nel primo punto basso singolo che abbiamo fatto nel giro precedente introduciamo l'uncinetto e agganciamo il tutto. Abbiamo fatto il primo punto basso. Adesso questo giro lo faremo un punto singolo, un punto singolo, un punto singolo e un aumento. Vedete, in ogni giro qua abbiamo fatto tutti gli aumenti su ogni punto basso. Qui abbiamo fatto uno singolo e due e un aumento. Qui abbiamo fatto 2 singoli e un aumento. Questa volta in questo giro 3 singoli e un aumento. E si farà sempre così, finché non arrivate alla misura desiderata. Ok, vi faccio vedere questo ultimo giro. 1, 2 e 3 e un aumento. 1, 2 e 3 e un aumento. Vedete, l'aumento avviene sempre nel secondo aumento che abbiamo fatto nel giro precedente, nel secondo punto basso. Sempre allo stesso modo è il giro. Adesso faremo tutto il giro e ci vediamo a fine giro e vi dico come si fa la chiusura. Sono arrivata alla fine del quinto giro ed è l'ultimo. Perché? Perché se dovete continuare è normale che dobbiamo fare. Che cosa dobbiamo fare? Uno singolo, 2, 3 e 4 e un aumento. Singolo, 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 aumento. Sempre in questo modo. Se devo fare un altro giro, 5 singoli e un aumento e così via, finché non arriverete alla misura desiderata. Perché potete fare un cestino, può essere la base di un cestino, può essere la base di una borsa, lo potete utilizzare per tante cose, per tante creazioni. Per me questo è il metodo migliore per fare una base rotonda, perché è perfetta, non è sbilenca, è perfetta, è rotonda. Quindi se utilizzate questo metodo è veramente garantito al 100% che vi risulterà bella come base. Anche dietro pulita, poi giustamente dovete andare a nascondere i fili e le codine che ci saranno, no? Però passiamo alla chiusura del giro. Allora taglio la fettuccia e la esco, prendo l'ago da fettuccia senza punta, lo trovate in qualsiasi negozio o merceria, e chiudiamo in questo modo. Entriamo da qui, così, e usciamo da qui, così, e tiriamo. Vedete? E poi andiamo a nascondere il filo sul lavoro. Facciamo un po' di passaggi sotto in modo che non si sfili, in questo modo. Ritorniamo
così evitiamo brutti inconvenienti, e tagliamo. La stessa cosa faremo con la codina d'inizio, lo andiamo a nascondere. Nascondiamo bene bene, ritorniamo, ok, e tagliamo l'eccesso. Cosa ne pensate? Vi piace questa base fatta così, in questo modo? Al centro c'è sempre una stella. È bellissima questa base. Spero che questo video vi sia servito e vi sia piaciuto. Spero che magari mi mettete un like, un commento, se avete qualche informazione in più, volete qualche informazione in più. Iscrivetevi soprattutto al mio canale per mandare avanti il mio canale e fare altri video. Ci vediamo presto e vi farò un altro video tutorial, magari più interessante, non lo so. Ci vediamo alla prossima. Baciuzzi!